Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come fare una corretta diagnosi per riparare un forno che vi fa saltare il salvavita. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Allora, iniziamo dicendo che bisogna distinguere bene le cose. Può essere che sia saltato il salvavita, quindi quello che avete in casa, o può essere che sia scattato il contatore, quello che è in genere giù in cantina. Allora, se scatta il contatore, è molto probabile che non ci sia nessun guasto nei vostri elettrodomestici, ma che avete semplicemente superato i kilowatt massimi disponibili. Infatti appena tirate su vi esce fuori portata massima superata sul display, per intenderci. E invece se vi salta il salvavita in casa è molto probabile che ci sia una dispersione elettrica o un guasto in qualche elettrodomestico. Quindi se vi capita che appena girate la manopola del forno vi salta il salvavita, è molto probabile che ci sia un guasto nel forno. Allora, il guasto si può manifestare anche in maniera diversa, quindi può capitare che appena lo accendete vi salta il salvavita, può essere che invece lo accendete e non succede niente, ma appena girate il termostato vi salta il salvavita, o può anche essere che lo accendete, girate il termostato, non so, mettete una temperatura e dopo 10 minuti, un quarto d'ora o 20 minuti vi salta il salvavita. Se invece quando tirate su il salvavita, quello non salta più, non scatta più e il forno continua ad andare, non vi fa più il problema, è molto probabile che il problema non sia del forno ma dell'impianto elettrico, ma lì in quel caso bisogna chiamare un elettricista. Comunque, una volta che abbiamo identificato che il problema non è dell'impianto ma è del forno, dobbiamo andare a fare una diagnosi per capire qual è il componente danneggiato da sostituire. Per fare una diagnosi corretta, la prima cosa da fare è quella di sfilare il forno dall'incasso e appoggiarlo per terra o in un posto comodo dove ci si può lavorare. Quindi aprite la porta, svitate le viti che sono, in questo caso ne abbiamo solo due, quindi una qui e una qui. In alcuni modelli potrebbero essercene altre due qui, quindi una qui e una qui. Quindi svitate tutte e quattro le viti, sfilate il forno, staccate la spina e poggiatelo sul pavimento. Magari sotto mettete un tappetino o qualcosa per proteggere il pavimento e non graffiarlo. Quindi qui abbiamo lo schienale che andrà smontato svitando queste due viti, quindi una e due. Allora, questo è un forno Electrolux, però vi dico che il principio di funzionamento e di riparazione è uguale un po' per tutti i modelli e tutte le marche. Quindi con un cacciavite andiamo a svitare queste viti. La lamiera la sganciamo dalla parte sopra e la sfiliamo dalla parte sotto e la mettiamo da parte. I componenti interessati per questa riparazione sono le resistenze, che in genere sono quelle che fanno saltare il salvavita, che si trovano esattamente qui, qui e qui. Allora, la prima cosa da fare è andare a controllare se le resistenze sono in dispersione, quindi ci servirà un tester. Se per caso il difetto, il problema ve lo fa quando il forno è caldo, quindi dopo un po' che sta andando, è molto probabile che le resistenze vi daranno dispersione solo quando saranno calde, quindi dovete farlo andare un po', quindi lo smontate, vabbè, lo appoggiate per terra come ho fatto adesso, collegate la spina, lo fate andare 10 minuti un po' su tutte le posizioni, quindi per far andare un po' tutte le resistenze, a quel punto staccate la spina e controllate le resistenze con il tester. Quindi andiamo a impostare il tester in questa posizione. Qui abbiamo il simbolo degli ohm e la mettiamo in questa posizione. Allora, prima verifichiamo se il tester funziona, quindi vedete ci dà un segnale di continuità, quindi c'è continuità tra i due puntali, ovviamente si toccano e quindi il tester sta funzionando. Quindi a questo punto andiamo a controllare la prima resistenza, che è quella superiore. Allora, in questo caso qui abbiamo un ponte tra
i due morsetti e quindi le verifichiamo tutte e due insieme perché sono collegate tra di loro. Quindi mettiamo un puntale qui, potete anche invertirli, e l'altro lo mettiamo sulla terra, che è esattamente qui. In realtà potete toccare anche qui, perché la terra è collegata un po' dappertutto, quindi per farvi capire bene mettiamo qui sul filo proprio di terra e vedete che appunto non c'è nessun segnale sul tester. Quindi se non c'è più nessun segnale sul tester significa che la resistenza superiore, in questo caso anche il grill, perché sono collegate insieme, sono a posto. Fatto questo, ricolleghiamo i fili, quindi questo qui e questo qui. Ok, adesso andiamo a controllare la resistenza circolare, che è esattamente questa. Quindi anche in questo caso scolleghiamo i fili di alimentazione e rimangono i due morsetti liberi. E anche in questo caso qui mettiamo un puntale, controlliamo sempre, verifichiamo, un puntale sulla terra e l'altro sulla resistenza. Non c'è nessun segnale e quindi la resistenza è a posto. A questo punto ricolleghiamo i fili e andiamo a controllare la resistenza inferiore, che è questa qui. Quindi anche in questo caso scolleghiamo i fili, aiutatevi con una pinza se fate fatica, con un puntale tocchiamo un morsetto e con l'altro tocchiamo la terra. Nessun segnale, quindi la resistenza è buona.